Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo degli angeli caduti, i Nefilim. L'appellativo Nefilim in ebraico, presente nell'Antico Testamento, Torah, in diversi libri non canonici del giudaismo e in antichi scritti cristiani, si riferisce ad un popolo di giganti che sarebbe stato presente sulla terra al tempo dell'incrocio tra i figli di Dio e le figlie degli uomini. Il termine è utilizzato anche riguardo ai giganti che abitavano la terra di Canaan, numeri 13-33, e trova indirettamente riscontro in Ezechiele 32-27. Nella Bibbia la parola Nefilim viene spesso tradotta come giganti o titani, mentre in altre traduzioni si preferisce mantenere il termine Nefilim. La radice dunque più accreditata è l'aramaica Nefil, che significa letteralmente giganti. A tal proposito, molti studiosi sostengono che la radice Nefil si riferisca alla costellazione di Orione. Il termine Nefil sarebbe quindi il plurale di Nefila. Come dice la Bibbia, i giganti erano inizialmente esseri umani. Altri studiosi, come il teologo americano Charles Cadwell Ray, sostengono che la radice etimologica di Nefil sia cadere, ossia cadere su di altri, dovuto al fatto che sarebbero stati uomini dalla forza inusitata. In ogni caso, secondo Rai, non erano le parole di quei matrimoni dai quali sarebbero nati eroi o uomini famosi. Alcune versioni parlano di eroi famosi, guerrieri caduti o ancora angeli caduti. L'ennesima traduzione potrebbe essere quelli che sono precipitati, giacché il nome deriva dalla radice semitica nefal, che significa cadere. I riferimenti biblici nella Genesi 6:1-8 si legge: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacque loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'era sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini. E queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Genesi 6:1-8, versione CEI 2008. L'interpretazione cristiana. I primi apologisti cristiani come Tertulliano e soprattutto Lattanzio accolsero l'idea, presente chiaramente nel libro di Enoch e negli scritti ad esso correlati, che i figli di Dio, i Benei Ha Elohim, figli degli dei, fossero degli angeli caduti, come sembra alludere anche il passo della Genesi. Tuttavia, in seguito Giulio Africano e Agostino d'Ippona condannarono l'idea che i cosiddetti figli di Dio potessero essere angeli. Nella città di Dio i figli di Dio sono fatti divenire i discendenti di Set. Altri suggeriscono che i figli di Dio in realtà fossero personaggi storici del passato, completamente umani, divinizzati dalla tradizione orale. I figli di Dio sono quindi individuati come i discendenti di Set, mentre i figli degli uomini come i discendenti di Caino. A confronto di questa ipotesi si richiama il fatto che lo scopo del diluvio universale inviato da Dio era quello di spazzare via dalla terra quei Nefilim che si erano resi così orgogliosi e depravati ai tempi di Noè. L'idea che esseri divini possano accoppiarsi con umani risulta controversa, specialmente tra molti cristiani che, citando un'interpretazione degli insegnamenti di Gesù nel Vangelo di Matteo, affermano che gli angeli non si sposano, sebbene questo sia un concetto estrapolato dal contesto del verso, perché in Luca Gesù afferma che i risuscitati non si sposano nel cielo, ma sono come angeli. In questa ipotesi però resta inspiegato di come sia possibile che dall'unione tra i figli di Dio e le figlie degli uomini possano nascere dei giganti che, tra l'altro, ricompaiono anche dopo il diluvio, dove vengono specificate anche le loro dimensioni.
La Chiesa ortodossa etiope accoglie il libro di Enoco come canonico. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni afferma che i figli di Dio erano i figli di uomini devoti a Dio e che le figlie degli uomini erano figlie di uomini che avevano rinnegato Dio. Altre ipotesi. Alcuni esegeti trovano sgradevole o blasfema l'idea della copulazione tra angeli e umani. Hanno suggerito un'interpretazione più figurativa del concetto di Nefilim, proponendo l'idea che fossero una progenie di posseduti dai demoni. Alla luce delle speculazioni moderne sulle storie dei rapimenti, alcuni hanno inoltre ipotizzato che si trattasse di una descrizione arcaica di una forma di inseminazione artificiale e di manipolazione genetica da parte di alieni. I Nefilim e la parastoria. Vi sono stati alcuni tentativi di conciliare la mitologia con la scienza, teorizzando che alla radice della mitologia vi siano elementi di verità nella forma di leggenda molto distorta. In questo contesto, i Nefilim sono stati associati con la popolazione di Atlantide, che alcuni sostengono essere in contatto o addirittura discendenti degli extraterrestri. I Nefilim come superstiti preistorici. La teoria prevalente per stabilire un legame tra la scienza e la Bibbia è quella che sostiene che i Nefilim fossero neandertaliani sopravvissuti, oppure i loro resti ossei, o forse un ibrido tra Homo sapiens e uomo di Neanderthal. Questa teoria assomiglia a quella che associa la leggenda dei draghi alle ossa di dinosauro, nella Bibbia forse indicati con il nome ebraico di Tannin. Molti studiosi pensano che l'uomo moderno abbia condiviso gli stessi territori dei neandertaliani per molti millenni, o che la regione del vicino Oriente sia stata l'ultimo habitat per uno sparuto numero di tribù superstite di Neanderthalensis. Dunque è concepibile che sia rimasta una memoria popolare di queste tozze e forti creature, tramutata in leggenda evoluta successivamente in popolari racconti mitologici, più o meno adattati al loro gusto dalle varie civiltà. Ad esempio in Sardegna creature ancestrali tozze e pelose sono raffigurate dalle maschere dei mamutones. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Mi raccomando, iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento della Bibbia che del Nuovo Testamento. Arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.